veramente falsa. La realtà è come il tempo, relativo. Tu hai sempre creduto fermamente in quello che ti circonda. Io pure, mica solo tu. Perbacco, lo puoi toccare, lo vedi, lo puoi pensare, smontare, replicare, falsificare. Quindi quello che ti circonda è vero. Eppure, se potessimo vederci dall'esterno con gli occhi di un gorofacesio, saremmo davvero strani. Si tratta dell'abitante di una dimensione parallela alla nostra, in particolare cittadino libero del pianeta Città Gorofà, dove ci sono dei centri commerciali che ti serve il passaporto per andare da un negozio all'altro. Cara, vado a prendere le uova di spimmifero all'ingresso. Ci vediamo alla cassa 7222, ok. E allora per i prossimi 3 mesi porto io i gnaulini alla formazione pedagogica. Mi raccomando, prendi quelli al metano liquido che fanno tanto bene al pancino. Ma no, hanno il teletrasporto, quello personale, un modello molto avanzato che evita di farti comparire in mezzo all'autostrada appena costruita ma non ancora sulle mappe. Sarebbe sconveniente. Comunque, noi visti da un gorofacesio, insomma, diamogli un nome, Gu. Ecco, se Gu si mettesse ad osservarci, ci troverebbe piuttosto strani. Milioni di scheletrini rivestiti in pelle molliccia che brulicano la superficie in mezzo ai loro vapori e che si connettono ad ogni giro della palla, il pianeta, ad una patacca luminosa dove ci sono immagini di altri scheletri rivestiti di pelle molliccia che gli dicono come è la realtà attorno a loro, così quando la palla torna sotto la luce della stella madre, cioè il sole, gli scheletrini rivestiti e mollicci fanno esattamente quello che gli ha detto la patacca luminosa. Gu ci troverebbe strani scheletri rivestiti di pelle molliccia. Vabbè, eccetto Hulk, ma lui è verde. I gorofacesi sono un popolo molto particolare, con una tecnologia eccellente e uno spirito libero. Non credono in nulla, neppure in quello che vedono. Infatti, se ci guardano non credono che noi siamo davvero così, teleguidati a batteria di memoria. Prendiamo le istruzioni la sera per eseguirle la mattina. Loro, il popolo di Gu, sono affettuosi e premurosi, pazienti e docili. Ma appena si presenta uno che gli racconta balle, gli tagliano il 7° tentacolo senza troppi complimenti. Così è raro che qualcuno decida di perculare Gu, perché se solo gli sembra che tu lo stai perculando, prima ti taglia, poi ti chiede spiegazioni. E tu non potresti rispondere perché il 7° tentacolo è come il cavo della corrente del frigo. Dopo 24 ore va male tutto quello che c'è dentro. Se si può riattaccare il 7° tentacolo? Beh sì, ci sono diversi sistemi, dall'antimateria concentrata in tubetto, il celebre anti-attack, all'emissione di neutroni di un buco nero e poi raffreddando con metano ionizzato la parte. A volte è capitato che i gorofacesi si sbagliassero, ma preferiscono così che lasciare che i furbetti galattici vadano troppo oltre. Sì, so che te lo stai chiedendo. I gorofacesi mentono anche loro? Certo. Ma a se stessi mai. Però quando mentono agli altri lo fanno unicamente quando il furbetto galattico li sta perculando e loro fingono di essere interessati alla vendita di tegami così da potersi avvicinare e... zac! Via il 7° tentacolo! La loro ragione è quella. Non ci si contenta di paure e dubbi e si tiene l'occhio sulla realtà. E se qualcuno tenta di falsarla, gli si dice di finirla o son dolori. Perché, secondo loro, la non violenza è un inganno dei malvagi, che sanno perfettamente di essere violenti e di poter ricevere in cambio la stessa moneta. Quindi, loro ti convincono che non si picchia il cattivo o si diventa cattivi a propria volta. Sì, vabbè, spiegalo a Gu.
Gu ha un solo occhio, sempre aperto, ed è sulla sommità del suo corpo. Vede quasi a 360 gradi. L'unica cosa che non vede è sotto il suo schnauz. Infatti quando deve fare i suoi bisogni va a tentoni. Sì, però lui ha i tentacoli, basta passarli nell'idrogeno liquido e ritornano come nuovi. Ma noi non siamo Gu. Ed è vero, con la violenza non si ottiene nulla. E lo hanno imparato i padroni del pascolo. Meglio che sia il gregge ad autoregolarsi. Ma con che regole? Ecco, le regole del pastore. E così la patacca colorata di notte si accende e diffonde immagini di una realtà, quella della patacca luminosa. E sembra vera, come i fantasmi nei film dell'orrore, come gli extraterrestri di Star Trek o Star Wars, tranne alcuni che si vede che sono delle maschere. E quella diventa anche la realtà percepita dal gregge. Essendo quella la realtà, è inutile discutere sul da farsi. Si fa quello che la realtà suggerisce. Mica lo impone col manganello e l'olio di ricino. Telecomando e vin santo. Suggestione. Ci hanno persino scritto libri a riguardo. Quando Gucci guarda, vede noi che entriamo al cinema a vedere un film western e poi usciamo e cominciamo a sparare agli indiani che qui in Italia saranno sì, sono tanti a fare gli indiani, ma sono diversi da quelli dei film. Ecco, non sono gli stessi di Piero quando cantava Tex. Ehi, ma cosa dici? La nostra libertà. Poi ci andava giù pesante. Ehi, che cazzo dici? Noi ce l'avevamo già. Erano uomini d'altri tempi, pieni di orgoglio, come Gu. Insomma, la realtà è una pura astrazione ed è relativa. Essendo realtà dovrebbe essere solida e tangibile. Ma se è possibile cambiarne la percezione, non importa che un sasso sia un sasso. Potrebbe essere una pagnotta per chi la guarda e l'addenta. La risposta sta nei denti di chi la morde. Se si rompono, la pagnotta è un sasso. Altrimenti puoi spalmarci la Nutella. Sempre ammesso che non sia cacca.